Ciao Carlo, ci troviamo davanti alla palestra del Melloni intitolata al mio allenatore, professor Enzo Del Chicca. Siamo nella mitica palestra, davanti alla mitica palestra del Melloni dove la pallavolo è iniziata, perlomeno la mia pallavolo, quella del Veico e Sant'Ale eccetera. Senza il grande nostro collaboratore, custode della palestra Giovanni Merli, non avremmo cominciato questa avventura. Il tutto è iniziato quando a un certo momento non avevamo più né sponsor né squadra e quindi eravamo praticamente rimasti senza nulla. E il sottoscritto e soprattutto direi Aristo Isola abbiamo cercato di portare avanti la squadra senza avere nulla in mano. Se non che arriviamo chiaramente a fine agosto, si deve iniziare la preparazione, senza, come ripeto, senza sapere nulla, abbiamo iniziato. Io come allenatore e i miei ex compagni di squadra come giocatori. E cercavamo le palestre perché chiaramente non avendo né soldi, niente, cercavamo la palestra libera, una volta era Racagni, una volta era un'altra la Newton. Finché un giorno sono venuto qui al Melloni, ho parlato con il custode Giovanni Merli, il quale non so, o per simpatia oppure non lo so, ci ha aperto la porta di queste palestre, perché non era una, di queste palestre, e finalmente abbiamo potuto programmare un'attività pallavolistica, avendo la sicurezza della palestra dove allenarci, e direi che è stata la salvezza della pallavolo, se no non saremmo, perché anche senza soldi Merli ci ha aperto la palestra, ha fatto sì che noi potessimo allenarci e quindi eravamo molto più tranquilli e sicuri che poi qualcosa avremmo trovato in seguito. E approfitto per ringraziare il presidente Menozzi, senza di lui non avremmo proseguito l'attività. È arrivata poi il Veico, direi un anno strepitoso, io lo ricordo con molto affetto perché da una squadra dove doveva non retrocedere è arrivata, se non ricordo male, seconda o terza. Addirittura siamo stati per un certo periodo anche primi in classifica prima di Catania. E è stato quell'anno lì dove abbiamo riempito dopo anni e anni il Palasport, dove c'era addirittura la diretta TV che era un sogno per noi, e poi viene l'era Sant'Ali. Insomma, l'era Sant'Ali, il primo anno è andato un po' così e così, il secondo abbiamo preso una decisione di giocare con il palleggiatore unico, che prima giocavamo con Ninfa e Lanfranco, abbiamo fatto un esperimento ma purtroppo non era andato bene, quindi il secondo anno Sant'Ale abbiamo deciso di prendere il palleggiatore. Abbiamo fatto una scelta molto azzardata ma vincente con l'arrivo di Chemociul, perché quando l'avevamo visto alle Olimpiadi, cioè ai campionati mondiali di Roma, e l'avevamo messo nel sestetto ideale l'allora allenatore della Russia, quindi un competente in merito, l'aveva messo nel sestetto ideale, quindi male non era. Il problema era che lui andava ad una velocità di 100, noi forse a 40 arrivavamo, quindi avevamo fatto questa scelta, e poi dopo era mio compito mettere in condizioni i ragazzi di arrivare ad una velocità tale che ci avvicinassimo alle sue idee, ecco. E quindi il Melloni ci serviva anche perché essendo molto composto, molto stretto, avevamo poca dispersione dei palloni, quindi potevamo anche aumentare i ritmi di allenamento, e su questo non c'era nessuna difficoltà. In effetti la palestra Melloni era un nostro bunker, perché con l'arrivo di Chemociul si trattava di
e innescare nella pallavolo nuovi schemi pallavolistici, tattici, proprio studiati a tavolino e messi in pratica dai coreani per cercare di battere le altre squadre che erano decisamente di un livello superiore a loro sia fisicamente che e quindi l'unica possibilità era quella di un gioco veloce, schematico, e quindi quando provavamo con questi schemi cercavamo di non farli vedere fuori e quindi l'avevamo chiamato bunker per questo, ecco. E poi tu ne sai qualcosa perché eri uno dei presenti sistematicamente tutti i giorni negli allenamenti col tuo papà. Carlo, in conclusione ti devo dire che sono molto affezionato a questo luogo, non solo perché mi ricorda il mio primo allenatore, professor del kick, che è merito suo anche se ho fatto l'allenatore, ma soprattutto Giovanni Merli, che è stato un punto fondamentale per il recupero della pallavolo a par dell'inizio. Grazie. Bene,